Allora, Valentina, noi dobbiamo fare il tiramisù Incrostata. Oh, mi fai finire? Con la crostata. Guardiamo la grafica. Crostata al tiramisù. Per la pasta frolla 300 g di burro freddo, 200 g di zucchero a velo, 500 g di farina 00, 4 tuorli, 4 cucchiai di caffè liofilizzato. Per la crema 200 ml di panna fresca da montare, 100 g di tuorlo d'uovo, 250 ml di panna fresca da montare, 50 g di zucchero semolato extra fine, 125 g di mascarpone e quanto basta di cacao per decorare. Aspetta, prima dobbiamo preparare la frolla. È una frolla un po' particolare perché è una frolla al caffè. Ovviamente dovendo... Non posso intanto già darmi da fare io? No, un attimo, non ti agitare. Signore Dio, sempre aspettare. E dicevamo, è una frolla al caffè, dovendo appunto presentare il tiramisù in una forma di crostata, sì, andiamo a aromatizzare al caffè la base di frolla. Vai. Quindi abbiamo il burro di frigo freddo, lo taglio a dadini e lo metto in macchina. Freddo questo? Sì. Deve essere freddo perché noi facciamo la tecnica della sabbiatura della frolla, quindi dobbiamo mettere adesso il burro e la farina a sabbiare, e quindi per noi è indispensabile sabbiare, che il burro per sia... i termini, chi non ha termini tecnici. Poi lo faremo vedere e vi spiegherò. Quando praticamente la farina riveste completamente la superficie del burro e fa dei piccoli agglomerati più o meno grandi, che ci aiuteranno poi quando andremo ad aggiungere sia la parte di zucchero che i tuorli d'uovo. Perfetto. Vai. Allora, ho aggiunto tutta la farina e comincio a far lavorare, a sabbiarla alla velocità minima. Quindi do in tempo, faccio in modo che appunto un minuto, 2 al massimo, non troppo, perché se lavorate troppo scaldate il burro. E dicevo, quindi adesso lasciamo sabbiare, poi ci aggiungiamo lo zucchero a velo e abbiamo messo un po' del caffè liofilizzato, quello classico per fare tipo il caffè all'americana. È il Nescafè questo? Sì, lo tritiamo un pochino proprio per renderlo un pochino più sottile, però a me piace anche che rimanga qualche granello un po' più spesso sotto i denti e che sia poi anche carino perché dà una cosa un effetto variegato alla frolla e non proprio compatto, quindi come effetto è comunque gradevole agli occhi. A questo punto ci fermiamo e vado ad aggiungere anche le altre cose. Lo zucchero a velo. Di già? Sì. E anche il caffè, così lavorandolo un pochino lo sminuzza anche ulteriormente. Quello è il mascarpone che ci servirà dopo per fare il tiramisù. Qui ci siamo. Tolgo tutte le ciotoline che adesso Ivan mi sporcherà e farà un disastro su questo bel piano di lavoro. Ma perché metti avanti cose che non succederanno? Quanto sei tremendo. La tiro via dalla macchina e me la sposto su un piano di lavoro. Come vedete è proprio puntinata per via del caffè liofilizzato, sì, che è molto carina da vedere, potrebbe sembrare una frolla al cioccolato ma non lo è. Non lo è. A questo punto, questo qui, io ho un po' di farina di supporto nel caso ci fosse necessità e comincio a lavorarla brevemente. Ovviamente ha bisogno del tempo di riposo in frigorifero che noi in questo caso non sfrutteremo proprio per una questione di tempo. Io andrò un pochino più veloce, però vi consiglio assolutamente di rispettare, quindi una volta pronta la impellicolate, la mettete in frigorifero almeno mezz'ora. A questo punto mi vado a stendere la frolla facendo sempre attenzione a girarla in modo da fare in modo che da darmi la possibilità di dare tutta la frolla lo stesso spessore. Il solito meccanismo. Il solito meccanismo di Valentina. Vado a rivestirmi lo stampo. Faccio attenzione ai bordi in modo da far scendere bene in tutta l'altezza. A questo punto qui vado a schiacciare bene sui bordi in modo da far aderire bene. Eccoci qua. Pratico dei piccoli fori sul fondo con la forchetta. A questo punto dovreste mettere appunto il foglio di carta di alluminio, mettere i fagioli secchi e questo è il risultato che ovviamente volendo ci possiamo anche preparare in anticipo, lo possiamo tenere pronto, ma possiamo anche surgelarlo. Nel caso non voleste suggelare la frolla ve lo potete tenere da parte. Ok, qua è montato il mascarpone con... Ok, a noi ci serve la panna che la dobbiamo montare. A questo punto dobbiamo versare questa in questa parte qua. Posso farlo con quello là sempre?
No, meglio con la spatolina perché riesci a... No, Sei sicura? no, la parte liquida in quella più solida. Ah, io non ho mai fatto questa cosa, è venuta bene lo stesso. C'è Che sempre pazienza! ma che ci Che vuole con te? pazienza. Adesso dal basso... Dal basso all'alto per non farla smontare. A questo punto, vedete che ovviamente è abbastanza sostenuta, ma non è poi... Sta bene, sta bene. Ha bisogno di andare a riposare in frigo perché altrimenti rischiamo che venuta quando la andiamo bene. a tagliare... Quindi a questo punto facciamo... La classica cosa. Sì. Dopo vengono proprio delle fettine da classica torta. Sì, la tagliate a fette come se fosse una crostata con la crema. È semplicemente dare una versione Un po' diversa. di olio, un po' di sale. Un po' di sale. Facciamo una quiche. Questo è semplicemente per dare una versione che sia diversa rispetto al classico tiramisù.